Ne controlla il contenuto e non l'avesse mai fatto quando scoperchia il primo dei fusti gialli, dentro c'è un liquido verdastro ed emerge un feto umano. Buonasera ragazzoni, buonasera a tutti voi, come state? Spero che stiate bene, che siate diventati dei bambini veri e non siate più dei burattini. Anche perché adesso abbiamo la chat con le cose verificate e infatti oggi parliamo proprio, anche tra le altre notizie, del delitto di Faenza, che avevo già trattato all'inizio, mesi or sono, quando avevo iniziato a fare il TG Crime, però non ricaricavo mai le puntate su YouTube perché mi è venuto in mente dopo che potevo fare questa cosa. Ovviamente sono sempre un po' una tonna e quindi insomma non lo avete visto sullo YouTube, però ve lo riracconterò qui, anche perché è stata una vicenda davvero inquietante, è stata una vicenda sanguinosissima ovviamente e stranissima, perché si tratta di un omicidio su commissione o cioè commissionato da un marito, fatto come dire, fatto per tentativi, e con questi due, marito e marito e sicario, che non so chi dei due fosse con più arterio. Comunque, avete sentito di questa storia adesso ve la faccio vedere, la signora, anche perché è una mia compaesana, come dire. Io Faenza ci ho fatto il liceo, quindi ci ho bazzicato parecchio io Faenza, altro che. È una città alla quale sono davvero molto legata e che mi manca tantissimo. È passato più di un anno ormai da questo delitto, perché infatti era il 6 febbraio del 2021. Siamo appunto a Faenza, nella Romagna. E la vittima è questa signora che vedete al centro, che si chiama appunto Ilenia Fabbri. Comunque la signora aveva l'anno scorso, no? Siamo a febbraio del 2021, aveva 46 anni e viene trovata sgozzata in casa sua in via Corbara, dove immagino a questo punto qualcuno di voi vive appunto lì vicino. E all'inizio pensate che non si capiva assolutamente chi era stato, e addirittura ho letto delle notizie in cui non si escludeva l'auto sgozzamento, cioè il suicidio. Io, vabbè, nel senso, ok, considerata la dinamica, direi proprio che non ci siamo. Tra l'altro l'arma del delitto è stata ritrovata, questo coltello da cucina è stato ritrovato all'interno del lavello della cucina, cioè nel lavandino della cucina, quindi difficile anche che abbia fatto tutto da sola. Comunque Ilenia viveva in quella casa insieme alla figlia Arianna, che ora ha 21 anni, all'epoca ne aveva 20, ed era separata dal marito ormai dal 2017, e chiaramente con l'ex marito avevano un po' di battibecchi vari, soprattutto per quanto riguarda i soldi. E voi sapete che le persone, quando devono litigare per i soldi, diventano tutti matti, parenti serpenti, come si suol dire. Bene,
Ilenia in realtà non era ancora divorziata dal suo ex marito, ma era separata, quindi diciamo non ufficialmente divorziata, ma comunque non erano più insieme da qualche anno. Lui si chiama Claudio Nanni e aveva 53 anni, adesso ne avrà 54, insomma. La figlia che avevano insieme, Arianna, come vi ho detto, viveva con la mamma, ma era in buonissimi rapporti anche col papà. La mamma aveva, Ilenia, delle cause civili in corso verso l'ex marito, perché lui le doveva dei soldi, le doveva più o meno 100.000 euro, anche perché la signora lavorava insieme a lui, quando stavano insieme, lavorava per lui nell'autofficina e poi insomma una volta che si sono separati ha trovato un altro lavoro e ha trovato anche un altro compagno, un artigiano con cui si trovava bene. Il problema è che l'ex marito le doveva dei soldi che lei chiaramente aveva guadagnato lavorando per lui, che non gli aveva mai dato. Quindi lei ha aperto queste cause per riuscire a riavere quello che doveva. Il 26 febbraio pensate che si dovevano vedere in tribunale, c'era l'udienza per decidere appunto questo risarcimento. Il 6 febbraio lei viene trovata sgozzata in casa. Considerate anche che, e qui c'è da triggerare di nuovo, comunque pensate, qua c'è veramente da incazzarsi, Claudio la minacciava pesantemente e infatti lei stessa continuava a ripetere alle sue amiche, alle sue conoscenze, che aveva paura che lui potesse realmente ucciderla. Addirittura ha detto: secondo me, quando ci sarà l'udienza, se vinco l'udienza, lui mi ucciderà sicuramente, anche perché la minacciava di continuo. Nel 2017, pensate, quando si sono separati, Ilenia ha denunciato l'ex marito per delle violenze, anche perché lui l'aveva conciata talmente male che è dovuta finire in ospedale. Quindi lei denuncia lui penalmente, ma questa denuncia viene archiviata. E io mi chiedo: ma com'è possibile che sia stata archiviata una denuncia in cui una donna finisce addirittura in ospedale? Cioè, veramente, veramente assurdo. Comunque, la mattina del 6 febbraio succedono delle cose molto strane, perché appunto Claudio Nanni era d'accordo con la figlia Arianna di andare insieme a Lecco per comprare una nuova macchina, mi pare una BMW. Infatti Arianna era carichissima per questa cosa, era super contenta e aspetta il padre alle prime ore del mattino, perché comunque volevano arrivare là in mattinata e da Faenza a Lecco comunque ci vogliono quelle 2 ore e mezza, penso, di macchina, 2 ore e mezza, 3 per arrivarci, quindi partono di buon'ora la mattina. La sera precedente però era rimasta a dormire a casa di Ilenia, quindi anche a casa di Arianna, la ragazza di Ilenia, e qua c'è stato tutto un casino nel riportare le notizie, veramente, veramente assurdo. Perché? Perché lei, Arianna, aveva una fidanzata, perché è una ragazza omosessuale, bisessuale, non lo so, comunque aveva una relazione con un'altra ragazza e questo era assodato e lei non ne ha mai fatto segreto. Però, guarda caso, molti giornali e molte soprattutto trasmissioni pomeridiane, al posto di riportare la notizia che fosse la sua ragazza, l'hanno sempre definita la sua amica. E a me questa cosa mi fece girare le balle a elica, anche perché un conto è se vuoi mantenere la tua privacy e non lo vuoi far sapere, e ok, quello sta ovviamente alla ragazza in sé deciderlo, ma nel momento in cui tu non ne fai segreto, non hai nessun problema nel tuo coming out
e le notizie però nel momento in cui loro sanno benissimo che si tratta della fidanzata cambiano apposta e scrivono amica perché magari oh signora mia dal divano la signorina l'anziana si sconvolge, cioè sinceramente perché? Per questo, perché sanno che hanno un pubblico di persone anziane che magari si sconvolgono nel allora l'omosessualità Gesù dice che devo censurare, esatto bizzarro, lasciamoli sconvolgere. E anche perché cioè è inutile che continuiamo a nascondere queste cose. Per cosa? Per paura di perdere pubblico che dopo non guardano più la trasmissione perché la trasmissione ha detto che erano fidanzate? Cioè io non capisco. Comunque la fidanzata di Arianna non si sentiva per niente bene quella sera, non so se avesse mal di testa o qualcosa, quindi Ilenia le dice proprio guarda non andare a casa, rimani a dormire qui e poi domani quando ti svegli torni a casa. Quindi siccome Arianna si era svegliata molto presto per andare a prendere la macchina con il padre, la fidanzata era rimasta in stanza a dormire. Poi si sarebbe svegliata più tardi e penso o si sarebbe andata a casa o l'aspettava lì, non lo so. Comunque partono Arianna e il papà. Partono, si mettono in macchina, partono per la 14 per andare su e mentre proprio poco dopo essere partiti, Arianna riceve la telefonata da parte della sua ragazza che le dice che è ovviamente terrorizzata, le manda, insomma, le parla con voce, cioè, sottovoce, ma è tutta terrorizzata, e le dice che ha sentito Ilenia urlare. Ha sentito questo urlo e ha spiato aprendo la porta per vedere fuori che cosa stava succedendo e ha visto un tizio alto, grosso che la inseguiva con in mano un coltello. A questo punto Arianna si agita tantissimo, no? E al papà di fianco gli dice papà, comincia a darti una mossa, dobbiamo tornare indietro, sta succedendo qualcosa, c'è qualcuno con un coltello che insegue la mamma. Claudio comincia a sudare freddo, tentenna, balbetta e rallenta. Arianna intanto chiama la polizia e richiama la sua ragazza per poter stare al telefono con lei in modo tale da tenere sotto controllo la situazione. Vero che ansia? Che ansia sì, un bel po'. Stanno al telefono e a un certo punto la ragazza le dice io non sento più niente, non sento più nulla. Esco. A quel punto Claudio, il papà, dice no, assolutamente, devi rimanere chiusa, non ti devi muovere dalla stanza, rimani chiusa dentro. E quindi lei si chiude dentro e rimane chiusa dentro. Quando arrivano all'altezza del casello di Imola, che saluto, ciao Imola, mi manchi, praticamente escono e fanno retromarcia e tornano indietro. Arianna a quel punto comincia a dire papà, ti dai una mossa? Puoi andare in terza corsia e cominciare a superare le macchine? Potresti accelerare? Questo qui che faceva gli 80 praticamente in autostrada. E poi continuava a dire non ce la faccio, no, io sono terrorizzato, no, non ce la faccio. E lei continuava a dire babbo, pigia quel pedale! E lui no, non ce la faccio. Insomma, a un certo punto Claudio comincia a piangere senza nemmeno sapere che cosa era successo. Arianna invece, che era rimasta ho visto un uomo inseguire Ilenia con un coltello, era determinata a salvarla la mamma. Cioè ha detto non lo so come è andata a finire, no? Magari mia mamma è riuscita a scappare, magari ha visto male, no? La mia fidanzata ha avuto un sogno lucido, cioè non lo so, no? Potevano esserci delle speranze. Invece Claudio proprio
atterrito completamente, perso ogni speranza, piangeva, andava piano in macchina, quindi pensate anche alla frustrazione. Beh, tu vai agli 80 in autostrada e fai bene se chiaramente non hai un'emergenza o non ti stanno accoltellando la madre, insomma, o la moglie, ecco. Comunque, quando sono arrivati a casa, lui cerca di entrare prima di... cioè, scusatemi, lui rimane indietro e cerca di fare entrare per prima Arianna, quindi lui proprio pusillanime fino alla fine, quindi fa andare avanti Arianna e fa trovare ad Arianna, piccolo spoiler, lui ovviamente sapeva quello che era successo, fa trovare ad Arianna il corpo della madre morta sgozzata. Cioè, ragazzi, veramente, cioè, bisogna essere veramente degli stronzi per fare una cosa del genere. Trovano a questo punto anche la fidanzata barricata nella sua stanza e non ci sono in casa segni di scasso. Però, insomma, c'è un testimone molto importante, ovvero la ragazza che era rimasta in casa. Comunque, partono le indagini, cercano di scoprire chi può aver fatto del male, aver ucciso questa donna, che effettivamente, raga, Ilenia era una tipa amata a Faenza, a Imola, lei girava sempre per quelle zone lì, era una molto attiva, lavorava in una officina a Imola, andava in palestra, aveva tantissimi amici e quindi, insomma, non si capiva chi poteva avercela con lei al di là del marito, effettivamente, ma il marito non poteva essere stato perché in quel momento era con la figlia in macchina sulla 14. Quindi cominciano a verificare un po' di cose, tirano fuori le denunce, perché chiaramente Ilenia aveva denunciato il marito per violenze, aveva denunciato il marito per le numerose minacce che continuava a farle, e tra l'altro un'amica di Claudio testimonierà ai carabinieri che lui le aveva chiesto se conosceva qualcuno da assoldare per uccidere la moglie. No, ma dico io, cioè, che cosa vuol dire? Adesso Barbara Pasetti 2 la vendetta, questo veramente... Perché tu non è che puoi andare da un'amica a dire "Oh, senti zia, ma non è che conosci qualcuno per far uccidere mia moglie?" Ma come ti viene? Ma veramente, ma come ti viene? Gli inquirenti a questo punto, data la testimonianza dell'amica, dicono: beh, allora è possibile che Claudio sia il mandante e che qui di mezzo ci sia un sicario. Infatti, guardando le telecamere e i tabulati, scoprono contatti tra Claudio e un certo Pierluigi Barbieri, che è un noto sicario in realtà. E io quindi mi chiedo, ma se è un noto sicario, cosa ci fa a piede libero per Faenza? Comunque, io vi giuro, ho sempre pensato di vivere nella bassa e che fossero luoghi tranquilli dove non c'erano sicari, ma a quanto pare anche nella Romagna più tranquilla ci sono i sicari. Comunque, Pierluigi Barbieri è un soggetto pericolosissimo, aveva 53 anni e tra l'altro aveva già un precedente e era già stato dentro per una missione punitiva ai danni di un disabile. Cioè, v'ho detto tutto, sicario su LinkedIn, esatto, ci vuole anche il curriculum. E tra l'altro, visto che il sicario sapeva farlo il suo lavoro, diciamo che ne ha preso uno un po' scrauso, ha preso il sicario del Lidl, praticamente c'erano le telecamere ovviamente su quella via, ma un buon sicario teoricamente dovrebbe sapere che se ci sono le telecamere, o almeno controllare se ci sono delle telecamere e cercare di evitarle, no? Nel momento in cui vai a commettere l'omicidio. No, invece lui si mette a girare per il quartiere a partire dalle 5:15 del mattino
a piedi vicino casa di Ilenia. Cioè si vede quest'uomo qui che proprio si fa i giri intorno a casa di Ilenia per una discreta oretta. Ovviamente, trovando questi contatti, li arrestano entrambi e vedono se salta fuori qualcosa. Il marito, Claudio, acqua in bocca, si avvale della facoltà di non rispondere e lui proprio dice niente. Barbieri, invece, il sicario, svuota tutto, proprio fa questa confessione a fiume e racconta tutto quanto. Quindi noi sappiamo esattamente che cosa è successo proprio dalla confessione del Barbieri. Allora, lui aveva ricevuto, cioè gli era stato promesso come pagamento per l'omicidio 20.000 euro e una macchina. Claudio invece poi successivamente dirà: no, ma che 20.000 euro, erano solo 2.000 e poi doveva solo spaventarla, è lui che poi ha esagerato. Sì, vabbè. Scoprono anche che Claudio aveva fatto duplicare le chiavi del garage mesi prima e quindi le aveva fornite al sicario, e questo è il motivo per cui non avevano trovato nessun segno di scasso. Tra l'altro avevano già provato, cioè questa banda bassotti praticamente, avevano già provato 2 volte a uccidere Ilenia fallendo. Quindi, voglio dire, proprio i falconi del crimine, cioè i geni del crimine. Allora, una volta hanno fallito perché Barbieri era riuscito a entrare dal garage, ma poi si era perso dentro casa e non trovava la stanza da letto di Ilenia per ucciderla nel sonno. E anche qui io mi dico: vabbè. Un'altra volta non ci sono riusciti perché Claudio si era presentato in ritardo. E quindi a causa del ritardo di Claudio, perché il discorso era sempre questo: Claudio non voleva chiaramente che la figlia assistesse all'omicidio della madre, non credo tanto per amore paterno quanto per non avere testimoni, e quindi trovava sempre una scusa o quell'altra per andare a prendere la figlia da casa in modo tale che Ilenia rimanesse dentro casa, magari dormiente. E solo che quella volta lì Claudio si era presentato troppo in ritardo e quindi niente da fare. Questo è il marito, Claudio, e questo è Barbieri, il sicario. Tra l'altro scoprono anche che Claudio si era già occupato di scavarle la fossa. Addirittura a ottobre, quindi 4 mesi prima dell'omicidio, Claudio aveva già scavato la fossa per mettere il corpo di Ilenia. L'aveva scavata sotto il cavalcavia ferroviario, tra l'altro era anche, come dire, mezza nascosta. Non so se vi ricordate le immagini quando hanno fatto le trasmissioni in TV, che proprio riprendevano, no, questa buca sotto il cavalcavia, ed era già pronta perché Barbieri sistemasse poi lì il cadavere di Ilenia dopo aver compiuto il delitto. E nel piano c'era che Barbieri avrebbe dovuto mettere il corpo di Ilenia dentro un trolley, poi trasportarlo dentro la buca e gettare l'acido sul cadavere in modo tale che, se anche l'avessero trovata, poi non l'avrebbero riconosciuta. Certo, perché il DNA ovviamente non esiste. Poi, tra l'altro, adesso, giusto per rendere tutta la cosa ancora più goffa, trovano anche gli appunti del piano dell'omicidio. Sentite bene, c'era una nota nel telefono di Claudio, cioè voi prendete il vostro telefono, andate nella sezione note, no? C'era una nota con scritto 10 ottobre, era datata 10 ottobre, valigia, chiavi, buco. Che non te lo ricordavi? Cioè, avevi bisogno di scrivere valigia, chiavi, buco? Hai visto la specie? Ma i Darwin non erano a fine live. No, il problema è che qui non è morto l'idiota. Il problema è che qui è morta un'innocente, che non era neanche idiota, voglio dire, anzi, tutt'altro.
un essere veramente immondo, c'hai ragione. Allora, la dinamica dell'omicidio, adesso ve la spiego, perché anche qui veramente c'è l'arterio galoppante. Il sicario sarebbe dovuto entrare in casa con le chiavi del garage e fin qui c'è riuscito. E poi avrebbe dovuto uccidere Ilenia nel sonno soffocandola con un martello. E anche qui io mi dico, ma in che senso soffocandola? Perché col manico del martello, premendo sulla gola, poi l'avrebbe soffocata in questo modo e probabilmente... sì, probabilmente se lei avesse in qualche modo opposto resistenza, aveva anche modo di prenderlo per il manico e finirla col martello. Forse per questo è stato scelto il martello. Insomma, diciamo che è la cosa meno disagiata fino adesso. E poi praticamente avrebbe dovuto inscenare un furto mettendo tutto sottosopra. Comunque lui avrebbe dovuto quindi mettere tutto a soqquadro, mettere tutto sottosopra per inscenare un furto. E qui io mi dico, ho capito, ma non c'era lo scasso. Cioè prima gli dai le chiavi per entrare così non deve scassinare. Poi gli dici di mettere tutto sottosopra, digli anche di scassinare una cosetta poi, perché se no sicuramente non l'avrebbe comunque fatto. In ogni caso non è riuscito a farlo perché ha avuto, diciamo, diversi imprevisti. Il primo imprevisto è che Ilenia non stava dormendo, era sveglia. Quindi lui praticamente si introduce dal garage, fa le scale, va su, apre e si ritrova Ilenia sveglia che gli dice: che cazzo fai, no? Chi sei? Vattene. Anzi, appena lo vede, insomma, gli dice di andarsene, ma comincia, visto che lui non lo fa, lei comincia a correre. Lui la raggiunge, cerca di strangolarla, ma Ilenia è più veloce e riesce a divincolarsi, a liberarsi dalla stretta e ricomincia a fuggire anche lei, no? Quindi corre per casa, lui a questo punto arriva in cucina, prende un coltello da cucina, la insegue, ragazzi questa deve essere, è il mio incubo, ve l'ho già detto che è il mio incubo essere inseguita con un coltello in casa, e la sgossa, la raggiunge e a quel punto la sgossa. Ora... chiaramente non è riuscito neanche a mettere tutto a soqquadro perché c'era in casa un'altra persona e ha dovuto fare, insomma, le cose un po' in fretta. A questo punto Arianna, quando viene a sapere della ricostruzione dell'omicidio, della colpevolezza del padre e di tutto quello che è successo, inizialmente lei va proprio in negazione. Ma adesso qui bisogna fare un discorso. Cioè Arianna non credeva assolutamente alla colpevolezza del padre e ne ha preso le difese. Tant'è che ha sempre detto di non credere alla versione di suo padre, anzi alla versione del sicario, perché il padre in quel momento non aveva ancora confessato, e crede invece al fatto che il padre volesse soltanto far spaventare Ilenia e che quindi sia tutta colpa del sicario. Cosa succede? Lei a questo punto si prende una shitstorm infinita sui social, cioè viene attaccata da un sacco di gente perché lei difendeva il padre. E a questo punto lei chiaramente si fa difendere un avvocato e denuncia tutti gli stronzi, no? Che la diffamavano e la insultavano sui social. E ragazzi, ma veramente empatia zero. Cioè, io non ho veramente parole. Nel senso, ok, la figlia era in negazione, la figlia non ha voluto vedere la verità. E io tra l'altro oggi ho anche ricevuto un commento di questo tipo sotto la locandina che mi ha lasciato un po' così, perché c'è stato qualcuno, ma forse perché era confuso leggendo dai social. Cioè, posso capire che chi magari non ha seguito bene la vicenda e ha guardato soltanto i commenti sui social, c'era tantissima gente che inveiva contro la figlia, al punto che addirittura qualcuno è arrivato a pensare che la figlia fosse coinvolta nell'omicidio, fosse a conoscenza del piano diabolico del padre.
E infatti uno di questi commenti recitava così: ora non credo che sia colpa di quella persona, magari è colpa del fatto che non conosce la storia, però rendetevi conto di a che punto arrivi il danno provocato da tutta la shitstorm, no? Sui social. Le persone sono arrivate a pensare che lei fosse implicata. E quello che vi devo dire è poverina, nel senso poverina due volte, perché da una parte ha perso la madre perché la madre è morta, dall'altra ha perso il padre perché è l'assassino e finisce in galera. Quindi già doveva vivere il lutto. Poi cosa fa? Rinuncia anche al papà? Ha perso entrambi i genitori, esatto, cioè lei lo amava il padre, voleva bene, quindi cosa fai? Ti devi pur attaccare a qualcosa e quello a cui si è attaccata lei è la negazione. Ha perso la madre, il padre e seppure presa tutta l'infamata sui social, infatti, cioè, poverina, no veramente, comunque. Allora, le novità, perché vi sto riraccontando questo caso? Perché c'è stato il 28 febbraio, ovvero ieri, il processo, si è chiuso il processo sia al padre che al sicario. E quello che è successo è che la corte d'assise di Ravenna, che era presieduta dal giudice Michele Leoni, ha condannato all'ergastolo entrambi gli imputati, sia l'ex marito Claudio Nanni, sia il sicario reo confesso Pierluigi Barbieri. Pensate che l'udienza si è aperta con le arringhe che sono durate 2 ore ciascuna degli avvocati. Pensate che siccome Barbieri ha confessato, no? Ed è stato grazie a lui, solo grazie alla sua confessione, se si è riusciti a ricostruire tutta la dinamica. L'avvocato ha quindi chiesto che gli fosse concesso uno sconto, diciamo, per appunto la collaborazione e per la confessione. Il giudice invece ha detto no, col cazzo, no, non ha detto così ovviamente, ma ergastolone a tutte e due, quindi mo si sono presi entrambi l'ergastolo. Tra l'altro c'è stata anche una testimonianza a favore di Claudio ad opera del cognato, cioè il marito della sorella di Ilenia. E questo testimone avrebbe raccontato che, anzi ve la leggo proprio a testimonianza, dopo la separazione tra Ilenia e Claudio, ho saputo che Ilenia lamentava problemi economici e che Claudio non corrispondeva agli assegni dovuti. Così andai da lui per chiedergli se fosse vero e redarguirlo. Claudio invece mi mostrò tutti i versamenti mensili che le faceva, dicendo che invece pagava regolarmente. Dopo l'omicidio ho visto Claudio scosso, era agitato e molto dispiaciuto. Ah, guarda, non mi fai pena, cioè sinceramente non mi fa pena per niente, poverino, poverino, non mi fa pena proprio per niente, guarda, assolutamente. Comunque forse si è confuso questo testimone, perché è vero che Claudio doveva forse degli assegni magari per il mantenimento, però doveva ancora 100.000 euro a Ilenia, e se c'era una causa civile insomma aperta voleva dire che comunque glieli doveva questi soldi, quindi questo testimone o era confuso o insomma non ha guardato bene quello che doveva guardare. Sì, gli doveva dei soldi, le doveva dei soldi, anzi. E questa è la storia di Ilenia Fabbri, si è conclusa con 2 ergastoli. Sono contenta che abbiano dato l'ergastolo entrambi, sono contenta anche che non abbiano scontato per la confessione il Barbieri, detto anche lo zingaro. Probabilmente in Romagna lo chiamavano Estengen, probabilmente lo chiamavano così. E probabilmente non gli hanno dato questo sconto anche perché aveva quel precedente di punizione al disabile,
visto che aveva avuto questa missione da sicario. L'ergastolo da tutti e due, risarcimento ad Arianna. Infatti Arianna ha ricevuto come risarcimento, mi pare, 2 milioni di euro, che comunque non valgono una mamma, proprio per niente. Quindi io sono sconvolta sinceramente da questa storia qui, sono sconvolta anche da come i media l'abbiano riportata, sono sconvolta da quello che ha dovuto subire Arianna, considerato come l'hanno attaccata prima, non volevano riconoscere la sua omosessualità e continuavano a chiamare la sua fidanzata amica, e già lì che due maroni. Poi la shitstorm perché lei prendeva le difese del padre e credeva alla sua versione. Cioè, davvero. Comunque è una storia che rimane estremamente triste. Ma veniamo a un omicidio invece recente. Non so se avete sentito parlare, è praticamente di oggi la notizia. Questa ragazza stupenda di 30 anni si chiama Anna Borsa. Aveva appena compiuto 30 anni e aveva anche da poco aperto il suo salone di parrucchiera in via Tevere, a Ponte Cagnano Faiano, provincia di Salerno. Lei aveva aperto questo negozio in centro ed era tutta contenta perché, chiaro, cioè quando ti metti in proprio, no? Magari lavori tanto come dipendente di un altro negozio di parrucchiera, poi metti su quel tuo gruzzoletto in grado di poterti aprire il tuo negozio, quindi cioè, era un momento molto felice per lei, no? L'hai sentito in TV perché è stato sconvolgente. Questo è veramente un caso sconvolgente perché ieri mattina o questa mattina, io ho trovato tutti gli articoli che dicevano questa mattina, quindi penso sia successo proprio stamattina. L'ex, ovvero questo che vedete qui nella foto, tale Alfredo R, che ha 40 anni, quindi un po' più grande di lei, è entrato nel salone di parrucchiere dove lei lavora, insomma il suo salone, e con una pistola davanti a tutti i clienti e le colleghe, eccetera, ha sparato in testa ad Anna, freddandola. Poi ha sparato anche alcuni colpi che sono andati a vuoto, uno dei quali però, che non è andato a vuoto, uno di questi colpi, ha colpito la spalla di un uomo che era lì e che lui era convinto fosse il nuovo fidanzato di Anna. Ora ancora non sappiamo se era effettivamente il nuovo fidanzato o se era semplicemente un cliente che era lì e non, come dire, un delirio di questo Erra. E comunque l'ha uccisa così davanti a tutti. Voi provate ad immaginare, a parte la povera vittima chiaramente e l'altro poverino che è stato ferito, è stato subito portato in ospedale, lui è salvo per fortuna. Provate a immaginare di essere dalla parrucchiera, belli tranquilli, per dire ok, oggi mi prendo il mio tempo per me, sono qui, mi faccio fare lo shampoo, no? È un po' la coccola andare dalla parrucchiera. Arriva uno dentro, spara la parrucchiera, sangue dappertutto. Ma sapete che trauma? Cioè anche adesso ovviamente senza nulla togliere alla vittima che ha perso la vita, ma avete idea di che trauma è per tutte queste persone? Io credo che non riusciranno neanche più a tornarci, andare al parrucchiere, perché neanche un film, ma veramente, non te lo levi più dalla testa. Insomma, c'è anche la testimonianza di una collega che dice: era tutto vestito di nero, aveva la tuta, il giubbotto e le scarpe nere e aveva anche un trolley dietro, nero. Chissà cosa doveva fare col trolley, sicuramente non lo so e non so se voglio saperlo. Anna aveva paura, dice la collega, e anche io. Quando è entrato nel negozio gli abbiamo detto di uscire, ma lui ha risposto: devo dirle solo una cosa. A quel punto, quando lui è entrato, in realtà era tranquillo, cioè lo hanno descritto come tranquillo, nessuno si è spaventato, a parte Anna e la collega perché sapevano che aveva un'indole violenta. E così molto gentilmente ha detto che doveva dire una cosa ad Anna. Anna gli aveva risposto: guarda,
non parliamo qui davanti ai clienti, visto che ho appena aperto il negozio, e fare figure di merda non è proprio il caso. Andiamo all'ingresso e ne parliamo fuori. Sono disposta a parlarne fuori. A quel punto lui tira fuori la pistola e le spara. Cioè, pensate che lei si preoccupava di, come dire, di non disturbare la clientela e voleva andare fuori e lui l'ha freddata lì così. Ma poi, cioè, nel senso, l'ha fatto con una freddezza, con una fermezza, con un proprio pum così, anzi pum e poi pum pum, altri anche colpi, che sono rimasti tutti sconvolti dal fatto che lui non fosse neanche agitato, non fosse neanche arrabbiato, cioè era come così, un automa che va pam, così. Quello penso che sia veramente ancora più inquietante in questo modo. Comunque lui non era neanche la prima volta che andava in negozio e spaventava Anna e le colleghe, perché lui era già andato in negozio altre 2 o 3 volte nelle scorse settimane e continuava a minacciare Anna, a dirle devi tornare da me, tu sei mia, insomma il solito possessivo che considera la donna di sua proprietà, che non può assolutamente separarsi da lui, no? Quante ne abbiamo viste. Questo è un femminicidio in piena regola, ovviamente. Si tratta di questo, di niente di differente. Tra l'altro Anna stava vivendo nella paura da mesi, da luglio, perché lui si erano separati a luglio e lui da quel periodo continuava a minacciarla di continuo e tra l'altro dicendole tu sei solo mia, ma quello lì... Sì, e poi era uno stalker, era proprio uno stalker. Non si può morire così, no. Il problema è che in Italia, come abbiamo visto, i femminicidi, cioè, che poi il movente è sempre quello. Tu non puoi lasciarmi, tu non puoi farti una vita fuori di me, fuori da me, tu non puoi, come dire, essere felice senza di me, tu sei mia, quindi o mi appartieni o io ti cancello. Come avete visto anche qui ha sparato in testa. E perché succede spesso che sparino proprio al volto, comunque nella zona del volto e della testa? Perché c'è questa volontà di cancellare quella persona, no? Di sfigurarla, cancellarla dal pianeta, perché se non è tua non deve esistere. Lui aveva scritto su Facebook: ho già preso il meglio di te. Sì, lui aveva messo degli stati su Facebook in napoletano stretto, infatti non avevo bisogno di una traduzione. Lui aveva scritto ho già preso il meglio di te, adesso te lo faccio vedere io. C'erano proprio minacce apertamente scritte. Quindi, oh mio Dio, che paura. Poi comunque lui, dopo aver fatto l'omicidio, dopo aver sparato, è fuggito, è uscito dal negozio, ha fatto perdere le sue tracce e alla fine è stato ritrovato dai carabinieri. In realtà è stato ritrovato prima dalla polizia stradale, poi sono arrivati anche i carabinieri, in una stazione di servizio sulla A2 all'altezza di San Mango, Piemonte. E quindi dopodiché lo hanno arrestato, ma siccome è successo oggi, chiaramente non sappiamo ancora molto. Vi tengo ovviamente aggiornati, vedremo lui che cosa dirà davanti al PM, ma diciamo che è abbastanza comprensibile quello che è successo, cioè comprensibile nel senso che si capisce qual è il movente, si capisce che cosa è successo. Non è per niente comprensibile nel senso che queste cose non dovrebbero esistere, ma perché non la facciano finita dopo che hanno ucciso la loro amata? Non capisco il ragionamento. Te lo spiego il ragionamento. Il ragionamento è: tu sei di mia proprietà, tu non puoi osare andartene da me, tu non puoi osare essere libera, tu devi stare con me e se non ci stai, allora io ti uccido in modo tale che ti impedisco di poter stare con qualcun altro. È come un affronto, esatto Albe, è un affronto, cioè hai davvero avuto il coraggio di lasciarmi? Cioè tu davvero, poi adesso lui si era convinto che lei avesse questo uomo nuovo e solitamente le cose degenerano proprio in quel momento, cioè se non l'ho lasciati a luglio, ma perché la uccide? Perché
era convinto che lei stesse con questo nuovo uomo, che magari era anche vero, ora non abbiamo ancora la conferma, ma come vedete degenera sempre quando poi arriva qualcun altro, quindi sono dinamiche di possesso estremo. L'amore è un'altra cosa, assolutamente, questo non è amore, questo non è assolutamente amore, questo è ego, possesso, ignoranza, zero empatia, questo fa schifo. Ma io credo che, come qualcuno diceva, che qualcuno ha scritto poco fa, cioè qui ci voglia proprio davvero un'educazione alle relazioni e ai sentimenti fin dalla prima infanzia, perché stiamo parlando di un problema dilagante, quindi bisogna fare qualcosa che magari adesso io non è che abbia la verità in tasca, però secondo me urge fare qualcosa proprio a livello di educazione, perché se ci sono così tanti uomini che pensano ancora in logica patriarcale che le donne devono essere loro, di loro proprietà, altrimenti le uccidono, raga, non se ne può più. Cioè, io non ho in realtà molte, come dire, molte idee, però sono certa che, come dire, è sempre meglio prevenire che curare, no? Comunque, tra le notizie di oggi, ve ne devo dare anche una che, a mio parere, è buona. Che uno dice, come è morta una persona, è una buona notizia? No, ovviamente, però vabbè, dopo ve la racconto. Prima però volevo raccontarvi dell'omicidio di Sassari, di cui non ho immagini, anche questo piuttosto recente, perché risale al 26 febbraio, quindi 3 giorni fa, intorno alle 20:30. Andiamo allora a Sassari, in provincia di Sassari, in realtà siamo a Porto Torres. E il 26 febbraio, come vi dicevo, intorno alle 20:30, in una casa in via Principessa Giovanna, scoppia una lite furentissima, violentissima, tra Fulvio Baule, che è un muratore di 40 anni originario di Ploaghe, la sua ex compagna Ilaria e poi successivamente subentrano anche i suoceri, quindi i genitori di lei. Cosa succede? Fulvio Baule incontra la ex compagna fuori di casa perché aveva i gemellini, loro avevano avuto insieme 2 bambini, 2 gemellini, un maschio e una femmina. E Fulvio Baule si era presentato sotto casa perché voleva vederli. Probabilmente, insomma, non poteva vederli non lo so. Questa è un'informazione che non ho, non so perché non li potesse tenere lui. Comunque li incontra, li vede e comincia a parlare con la sua ex. Con la sua ex comincia ad esserci una lite furiosa. Quindi Fulvio comincia a picchiare Ilaria in maniera molto violenta. Cioè la prende a pugni, a schiaffi, la spinge, insomma, un pestaggio. Quindi cosa succede? Che a quel punto i genitori di lei, quindi i suoceri, da casa, sentono urlare la figlia, quindi guardano, vedono questa scena e chiaramente scendono e vanno per difenderla. Ma la furia di Baule a quel punto peggiora, proprio perché vede che i genitori la difendono. Quindi si infuria ancora di più, apre la macchina, prende una accetta. Io non so perché andasse in giro con un'accetta, forse era tutto premeditato, e si scaglia contro i 2 genitori. Ha sferrato dei colpi violentissimi che hanno ucciso il papà, il nonno, cioè Basilio, si chiamava Basilio Saladino, aveva 75 anni ed era il papà di Ilaria, il nonno dei gemellini. Tra l'altro lui era un poliziotto in pensione di origine siciliana, ma che viveva in Sardegna già da parecchi anni. Dopo aver ucciso il babbo,
si scaglia su tutte e due le donne, cioè sia sulla ex compagna sia su sua madre, che hanno cercato di mettersi al riparo insieme ai gemellini, cioè cercavano di salvare più che altro i bambini e intanto si prendevano delle accettate queste due poracce. A quel punto, siccome stava arrivando della gente, Fulvio è risalito in macchina e si è allontanato. Queste due donne erano accasciate per terra con ferite gravissime, ferite da ascia. Fortunatamente i passanti hanno chiamato i soccorsi e quindi da lì a poco è arrivato il 118, sono state trasportate in ospedale. In questo momento sono ricoverate nel reparto di rianimazione, hanno riportato delle ferite ovviamente gravissime, sono ancora in pericolo di vita, speriamo che possano sopravvivere, veramente speriamo per loro che possano sopravvivere. E però per il povero Basilio non c'è più niente da fare. I gemellini stanno bene. I gemellini stanno bene. Comunque lo stronzone, dopo essere fuggito con la macchina, è andato a costituirsi dai carabinieri. Dato lì, vabbè, almeno questa cosa non ha avuto la decenza di andare a costituirsi. Ora è successo anche questo da pochissimo, quindi non ho ulteriori aggiornamenti. Vediamo che cosa racconta al PM, ma io penso che anche questo sia un altro femminicidio, cioè tentato femminicidio. Alla fine ne ha fatto le spese il povero papà della vittima designata, ma quello che lui stava cercando di fare era un femminicidio. E se il babbo avesse avuto un fucile, mi sa che faceva una brutta fine lui lì. A proposito di se il babbo avesse avuto un'arma, ho una storia brutta ma bellina insieme, brutta ma bellina. E non so se avete sentito parlare. È una notizia che qui negli Stati Uniti ha davvero avuto una grande eco, sia perché la vittima, la vittima designata, che poi in realtà si è salvata, grazie a Dio, è una influencer molto famosa qui in America, sia per la dinamica di quello che è successo. Non so se conoscete la storia di Ava Majory. Eccola, è questa ragazzina qui e questo è il suo papà. Sono certa che alcuni di voi si emozioneranno in senso buono rispetto a questa storiaccia qua, anche se purtroppo uno è morto. Allora, vi racconto la storia di Ava, o Ave. Scusate raga, si scrive Ava, quindi io la chiamerò Ava, anche se sicuramente non si pronuncia così. Comunque, Ava Majory ha 15 anni e ha più di 1 milione di follower su TikTok quando succede l'evento. Immagino adesso ne abbia anche molti di più, considerato che è stata una notizia che ha avuto un'eco assurda negli Stati Uniti. Da quando ha iniziato la sua carriera nel 2020, quando aveva 13 anni, cioè lei ha cominciato su TikTok quando ne aveva 13 e quando ne aveva 15 ne aveva 1 milione di follower. La maggior parte la seguivo qualche tempo fa, davvero la seguivi? Ma vedi? Comunque sta bene lei, tutto a posto. Comunque, che succede? Che lei faceva questi video in cui per lo più canta, balla, fa degli scherzi, è con i suoi amici oppure insieme alla sua famiglia, e tra l'altro i suoi genitori le avevano anche dato il permesso di vendere dei selfie. Vendere dei selfie cosa vuol dire? Che i fan erano disposti a pagare per avere delle foto personalizzate, cioè personali, nel senso che faccio un selfie che è solo per te, dedicato a te, e non lo pubblico sui social. Quindi lei vendeva queste foto. La ragazzina con la sua famiglia, tra l'altro, si era trasferita dal New Jersey alla Florida perché il padre Rob era andato in pensione ritirandosi così dalla polizia. Quindi c'ha il padre poliziotto, e questa cosa
Insomma, i suoi video e il suo profilo aveva attratto tantissimo, aveva attirato l'attenzione di questo diciottenne, tale Eric Rowan Justin, che era un ragazzo del Maryland, viveva con sua madre appunto lì nel Maryland ed era andato in fissa con questa ragazza, ma proprio in fissa malata. Tra l'altro lui commentava tutti i suoi video, commentava i suoi contenuti con il nome utente Eric Justin 111 e la bombardava di commenti, di messaggi in privato. Tra l'altro lei, chiaramente avendo 1 milione di follower, non è che poteva dargli più di tante attenzioni, quindi diciamo che a momenti non sapeva neanche della sua esistenza, anzi forse non sapeva proprio della sua esistenza. Quindi che cosa fa questo Eric? Contatta dei suoi vecchi amici, cioè amici poi ti rubano la bici di questo genere, del New Jersey, perché aveva scoperto che lei chiaramente prima viveva in New Jersey. Quindi ha contattato questi suoi vecchi amici e si è fatto vendere il numero di telefono. Cioè, in cambio di soldi, questi qui gli hanno dato il numero di cellulare della ragazza. Questi suoi vecchi amici, tra l'altro, gli hanno anche venduto delle sue foto personali. Quindi delle foto magari imbarazzanti o non nudo, non nudo, anche perché quella sarebbe proprio pedo, però delle foto sue personali, vecchie foto che avevano scattato loro, e veramente amici del cazzo, traditori. E insomma, tra l'altro lui si mette in contatto con uno stalker, che questa cosa è folle, riesce a contattare un ex stalker di questa qui, che la seguiva dappertutto, conosceva tutto di lei, poi si vede che a una certa ha smesso, e si è fatto dare da questo qui l'indirizzo di casa dove lei vive in Florida con la sua famiglia. Avete visto? Amici invidiosi, è vero. Avete visto, no? Come gli stalker agiscono, no? Purtroppo lo sappiamo bene. Quindi cosa fa Eric? Comincia a abusare di questo suo del suo numero di telefono personale. Comincia a mandarle messaggi su messaggi, chiamate, cose, e comincia anche a chiederle insistentemente foto esplicite, foto di nudo. A questo punto Ava si spaventa e lo dice a suo padre. E dice: oh babbo, c'è questo qui che mi sta stalkerizzando, mi chiede anche delle foto intime, cioè non so cosa fare. Quindi il padre lo chiama e gli dice: bebè, piantala subito, basta, piantala, smetti immediatamente di dare fastidio a mia figlia, è minorenne, che cazzo fai? Cioè, tu hai 18 anni, insomma, piantala. E invece Eric, per tutta risposta, non mangia la foglia, non ha capito con chi ha a che fare e continua, anzi diventa ancora più ossessionato, peggiora sempre di più, si fa altri, lei continua a bloccarlo ovviamente, ma questo qui si fa numeri su numeri, i soliti Google number, no? Si fa numeri su numeri e continua a chiamarla, mandarle messaggi, e lei diventa pazza, poverina, anche perché veramente non ne può più. Penso che sia arrivata anche a una certa a cambiare numero di telefono. A questo punto, l'11 luglio del 2021, poi vi spiego perché in realtà la notizia è uscita solo ultimamente, l'11 luglio del 2021 alle 4:30 del mattino, che è proprio l'orario giusto per andare a far visita alla gente, Eric ha pensato bene di presentarsi a casa di Ava, fuori nel giardino. Poi, siccome suonare il campanello a quell'ora lì probabilmente era un po' da maleducati, decide di tirare fuori la sua pistola e sparare alla porta. Un signore, proprio un signore. Quindi in realtà lui quello che voleva fare era buttare giù la porta a colpi di pistola. Quindi nella sua testa c'era di sparare.
Fortuna ha voluto che la pistola gli si è inceppata, quindi ha sparato il primo colpo e poi la pistola si è inceppata. A questo punto lui, per non farsi beccare, si è nascosto dietro un cespuglio. Io non so questi assassini quanto gli piace nascondersi dietro i cespugli, che veramente ogni volta penso a Lupin, però ok. Infatti cosa succede? Che Ava si spaventa tantissimo, anche la mamma e i suoi fratelli, perché aveva 2 fratelli, uno di 11 anni più piccolino e uno di 17 più grande di lei. A questo punto si rintanano tutti nella camera da letto, mentre il padre, Robert, come vedete, insomma, è che ci puoi scherzare più di tanto con questo signore, prende la sua pistola, vi ricordo, poliziotto in pensione, prende la sua pistola, vede il buco nella porta, apre la porta, così, e dice, adesso vediamo. Intanto Eric era nascosto dentro i cespugli, quindi probabilmente è successo quello che descriveva Albert, si vedeva il cespuglio muoversi, non lo so. Comunque, incurante del padre, questo qui, Eric, è uscito tutto bello baldanzoso con la pistola puntata, anche se era inceppata. Robert a quel punto si è visto una pistola puntata, pum, ha sparato un colpo. Ammazzato, subito, sul colpo, uno. Freddato, seccato, dritto, diretto, proprio babam, così. Chiaramente Robert non è stato né arrestato né accusato, perché gli Stati Uniti sono un paese serio, e giustamente gli hanno dato la legittima difesa, legalissima secondo le leggi della Florida, ovviamente. Non lo so se gli ha sparato in testa, penso di sì, non lo so. Era una minaccia effettiva. Cosa sarebbe successo in Italia? Magari alla fine l'avrebbero assolto, ma il processo glielo facevano. Sicuro, sicuro. Poi magari alla fine lo assolvevano. Questo non è neanche stato accusato. Non ha dovuto fare il processo, non ha dovuto fare niente. Hanno fatto le dovute indagini, hanno ricostruito la dinamica, hanno capito che è andata effettivamente come raccontava. A posto. Esatto, soldi di avvocato, sarebbe stato un casino! Un casino! La strizza al culo gliela facevano venire in Italia. Ah sì, ah sì, ah sì. Tra l'altro, esatto, spese legali mica da poco per una cosa del genere. Comunque, il Times ha pensato di intervistare il papà di Eric, dello stalker ucciso, che si chiama Dominique, e praticamente lui fa l'ingegnere informatico, racconta che nel 2015 si è separato dalla moglie e lui è andato a vivere in India, quindi vive in India dal 2015, e mentre suo figlio ha scelto di rimanere in America con la madre in Maryland. Quindi anche l'intervista al padre, che tra l'altro non lo vedeva da 6 anni, boh, forse sì, l'ha visto qualche volta, non ne ho capito molto il senso, aveva più senso intervistare la madre, ma forse la madre non ha dato il consenso. Fatto sta che questo padre ovviamente non era a conoscenza dell'ossessione di Eric nei confronti della ragazza, e lui convintissimo che, infatti quello che dirà nell'intervista è: ma era così un bravo ragazzo, io veramente non so cosa dire, non ho parole, non so che cosa gli sia successo e come mai abbia perso la testa. Ha fatto proprio una scelta sbagliata. Quindi anche suo padre alla fine non ce l'ha. Non è arrabbiato con la famiglia di Ava, non è arrabbiato con Robert per aver ucciso suo figlio, ha riconosciuto che il figlio ha fatto una stronzata. Tra l'altro ha anche detto: ma sì, salutava sempre, esatto. No, questo non è salutava sempre, era così bravo in matematica. Ah beh, allora era proprio una brava persona. Se era bravo in matematica, lui studiava alla Mount Hebron High School di Ellicott City, sempre in Maryland. Comunque la polizia gli ha ovviamente ritirato i dispositivi di Eric e ha trovato all'interno dei suoi cellulari, aveva 2 cellulari, e entrambi erano zeppi di foto di Ava, ma
pienissimi di foto di Ava, aveva anche scaricato tantissimi video TikTok di lei e scoprono anche che Eric aveva comprato il numero di telefono, lo scoprono dagli SMS perché ci sono degli scambi di messaggi tra Eric e questi vecchi amici della ragazza, che tra l'altro adesso io mi auguro che si sentano delle merde, quali sono, perché amici poi. Agli amici non ha detto niente nessuno. Non lo so perché ovviamente non sono stati nominati, cioè non abbiamo i nomi di questi amici, però alla fine hanno contribuito a quello che è successo, quindi mi auguro che si sentano proprio delle gran merde. Devono essere denunciati. Beh, immagino lo faranno. Non lo so. Non so se gli amici hanno avuto delle conseguenze, saranno sicuramente stati denunciati da Ava, adesso non so, questo non ve lo so dire, non era riportato nelle fonti. Insomma, perché la notizia ve la sto raccontando solo adesso? Perché è uscita solo adesso? Perché all'epoca la polizia della Florida, che vi ripeto, questo è un paese serio, all'epoca aveva mantenuto il riserbo sulla faccenda e sui protagonisti, un po' anche per tutelare chiaramente lei, che era molto famosa, e in questo modo si sarebbero, come dire, accorti tutti di dove lei viveva, di che cosa, insomma, cosa le era successo, e hanno voluto dare il tempo alla famiglia di potersi trasferire in una nuova casa e riuscire anche un attimo a mettersi al sicuro, anche perché Ava in questo momento studia da casa, ha lasciato la scuola e hanno lavorato bene un bel po', cioè top, veramente devo dire top. E quindi finalmente adesso se la sono sentiti di raccontare questa storia. Tra l'altro hanno rilasciato anche un'intervista tutti insieme, mamma, papà e Ava, in cui hanno raccontato tutto e finalmente insomma si può raccontare questa storia. Tra l'altro Ava, tanto per non farsi mancare niente, lei adesso è terrorizzata, ovviamente ha passato dei periodi in cui non riusciva nemmeno a mettere il naso fuori di casa perché era terrorizzata, e ha ricevuto, oltre a questo, anche dei messaggi su Venmo, che io vi giuro non conosco, deve essere un social, ma non conosco. Comunque, un altro uomo su Venmo le offre $1.000 per il suo numero di telefono, che lei ovviamente non gli dà. L'uomo comincia ad essere assillante, la chiama baby, bambina, piccolina, patatina e tutto il resto. E i genitori di Ava fanno una piccola ricerca su questo soggetto e scoprono che il suo nome era registrato nelle liste dei molestatori sessuali. Cioè lui aveva subito un arresto e quindi anche un'incarcerazione precedentemente per aver molestato una ragazzina di 14 anni. Quindi, come dire, Ava è effettivamente molto esposta, però è anche molto giovane. E qui ovviamente parte il dibattito rispetto a ma se lei poi si mette così tanto in mostra, attira le attenzioni di questa gente. Io non sono d'accordo, nel senso che se lei ha un talento, guadagna anche bene, è già indipendente economicamente così giovane e quello che fa è dei balletti, dei video, degli scherzetti e non si mette a fare cose provocanti o che, cioè io sinceramente non ci vedo niente di male. Infatti vedi Gara invece non la pensa come me, Infatti hanno fatto questa domanda ai genitori e il padre di Ava ha detto che lei non deve smettere di fare la TikToker, non deve smettere di lavorare perché là fuori ci sono delle merde umane, perché là fuori ci sono dei bulli, degli stalker, dei molestatori sessuali, perché vorrebbe dire cedere, come dire, vorrebbe dire dare loro il potere di non permettere a una ragazzina di lavorare. Comunque, ragazzi, è un lavoro.
Io sono d'accordo con il papà, nonostante tutto quello che è successo, il papà ha continuato a dire no, lei deve andare avanti a lavorare, assolutamente, è il suo lavoro, è brava, non fa niente di male, porta a casa i soldi, probabilmente è lei che mantiene tutta la famiglia, non lo so, e che cazzo. La mamma ha detto, adesso io non lo so quanto si guadagni su TikTok con 1 milione di follower, magari sto esagerando, magari guadagna meno, non lo so. Comunque la mamma ha detto, testuali parole, perché dovremmo permettere a loro di fermarla? Anzi, Ava può aiutare altre vittime raccontando la sua storia sui social e facendo conoscere la sua storia. Top genitori! Top genitori! Veramente sono super contenta di vedere una famiglia così unita dalla parte della figlia, perché avete idea di quanta gente avrebbe detto è colpa tua, hai scelto tu di metterti sui social a fare la poco di buono, che cazzo fai? Stai lì a scuotere il culo, adesso non lo fai più, adesso ti tolgo il telefono! E invece è una ragazza fortunata, c'ha 2 bravissimi genitori. Quindi alla fine della fiera questa, secondo me, è una storia a lieto fine. Cioè mi dispiace chiaramente che un ragazzo così giovane abbia perso la vita, anche perché così giovane, ripeto, 18 anni, era, come dire, tranquillamente recuperabile con un buon... con una buona terapia e con un seguito di professionisti. I genitori hanno ragione a non colpevolizzare la figlia, ma io penso che 13 anni siano un po' pochi per un'esposizione così ampia. Ma no, cioè, pensa per esempio agli attori, no? Ci sono degli attori che sono dei bambini, diventano famosissimi, per esempio Mamma ho perso l'aereo e quello invece non va bene. Scusate, è la stessa cosa. Cioè, alla fine comunque sei famoso, quindi sei super esposto, no? Anche se fai solo dei film e non sei sui social, comunque sei esposto. Non consideriamo mai anche i piccoli prodigi della musica o dello sport. Cioè, allora, io adesso passo anche alla prossima notizia, che è anche di estremamente macabro. Me l'avete segnalata, tra l'altro in più di uno mi avete segnalato questa storia di feti nei fusti, vi dice qualcosa? Una roba proprio di un macabro estremo. Perché il 16 febbraio, e torniamo in Emilia-Romagna, vedi, apriamo con l'Emilia-Romagna, richiudiamo con l'Emilia-Romagna, però questa volta siamo in Emilia, mentre prima eravamo in Romagna. Il 16 febbraio del 2022 a Granarolo, in provincia di Bologna, tra l'altro nella zona industriale, se volete sapere anche la via ve la dico, in via dell'Artigianato, un ragazzo che fa il robivecchi come mestiere, praticamente il robivecchi della zona, viene chiamato dal titolare di una società di sgombero di locali per far portar via del ferro vecchio dal suo magazzino. E sembra tutto normale all'inizio, però poi succede qualcosa di molto strano e molto inquietante. Ovvero, il titolare chiede al ragazzo se oltre al ferro vecchio si può liberare anche di una quarantina di barili gialli che sono tutti allineati lungo il muro del deposito, e la richiesta è stata quella di buttarli da qualche parte in campagna. Quindi proprio Massi, te buttali là. E poi il ragazzo accetta, ma prima di buttarli da qualche parte in campagna ne controlla il contenuto, e non l'avesse mai fatto quando scoperchia il primo dei fusti gialli. Dentro c'è un liquido verdastro ed emerge un feto umano. Ora provate a immaginare come c'è rimasto questo. Io probabilmente avrei pensato che era finto, cioè probabilmente avrei pensato che era un bambolotto o qualcosa del genere. Invece lui chiaramente penso che, non lo so, si sia sentito malissimo. A quel punto comincia ad aprire gli altri barili, forsennatamente perché era disperato. Che cacchio c'è? Sono 40 barili e in ognuno di questi c'erano resti umani, non solo feti ma anche
pezzi, organi, pezzi umani. Fate immaginare lui come si sente in quel momento, cioè, terrorizzato ovviamente. Quindi inizia tra l'altro a filmare quello che vede, fa un video con il telefono e poi chiama la polizia. Quindi c'è anche un video di sta roba. No, non è in giro, nel senso che non lo trovate, non state a cercarlo perché non lo trovate. Tra l'altro questi resti non puzzavano, non emanavano odori e quindi si pensa che in realtà quel liquido, poi dopo avranno la conferma, fosse formaldeide o insomma qualunque altra sostanza che conservasse i corpi. Spoiler, sì, era proprio formaldeide. Insomma, sul posto arrivano le forze dell'ordine, arrivano i vigili del fuoco, isolano l'area e chiaramente sequestrano tutti i barili che vanno poi nelle mani della magistratura. Inizialmente era un giallo, anzi pensavano si trattasse di traffico, di insomma traffici umani, aborti magari portati avanti illegalmente. E quindi dicono, boh, insomma, terrorizzati da questa cosa, mio Dio, è un giallo incredibile. A questo punto cercano di ricostruire le vicende andando a interrogare sia il ragazzo che doveva fare pulizia, sia il titolare del capannone dove sono stati trovati questi barili. E a puro titolo informativo hanno anche ascoltato degli specialisti del Policlinico del Sant'Orsola, tra l'altro dove sono nata io, per capire la prassi dello smaltimento di resti umani, per capire un po' come si gestiva sta cosa, se magari poteva essere appunto una questione di smaltimento. Successivamente è emerso che quei feti provenivano da una struttura universitaria, cioè da una specie di piccolo museo interno all'università, anzi era una biblioteca di anatomia, e conservavano queste parti di resti umani per motivi di studio e di ricerca. E io qui mi appello ai miei compaesani di Faenza, faentini. Non so se lo sapete, ma a Faenza, al liceo Torricelli, che io ho frequentato, c'è il laboratorio di biologia dove noi tenevamo le lezioni di biologia, che è completamente pieno di queste cose. Ci sono proprio i barattoli con dentro i feti, c'è addirittura un feto di due gemelli siamesi, che era super strano. Poi ci sono barattoli con il cervello, con tutti i vari organi, e all'interno del liceo c'è proprio un museo che risale all'800 con tutti gli animali imbalsamati, animali rarissimi. Cioè io tutte le mattine dicevo ciao formichiere, ciao tigre, ciao passerina. C'era anche la passerina, era un uccellino. E quindi niente, che ricordi, che bello. Comunque anni fa c'è stata una ristrutturazione di quella biblioteca di anatomia con relativo sgombero dei locali e quindi in quell'occasione tutti i contenitori furono trasportati nel capannone di una ditta di traslochi, che è appunto il capannone dove sono stati trovati questi barili. Sono rimasti lì chiaramente fino a che il ragazzo non è stato incaricato di portare via i ferri vecchi e quindi anche i barili, e si è accorto del contenuto, quindi era anche qualche anno che erano lì. Il reato alla fine, come dire, il giallo si risolve abbastanza semplicemente, cioè non c'è stato nessun omicidio, non ci sono stati degli aborti illegali, non c'è stato insomma niente di incriminante, se non, perché comunque un illecito c'è ovviamente, se non il trattamento illecito di questi rifiuti speciali che vanno chiaramente gestiti in una maniera particolare, non certo quella a carico del titolare del capannone. Quindi il titolare del capannone si è beccato una denuncia per trattamento illecito di rifiuti speciali. E il proprietario però, ascoltato dal PM, ha detto che
quel materiale lì in realtà era lì da qualche anno e che gli era stato affidato da questo museo. Dice che non c'è niente di irregolare, che non c'è assolutamente nulla di sbagliato in quello che ha fatto, e poi ha detto anche di non aver dato a nessuno l'incarico di smaltire i bidoni con il loro contenuto, ma che in realtà è stata un'iniziativa di quel ragazzo e lui in realtà non gli aveva mai chiesto. Allora, sul primo punto, ok, siamo d'accordo. Cioè, non c'è niente di illecito, forse doveva essere dichiarato quel materiale perché comunque non è certo normale tenersi in un capannone 40 barili con dei resti umani dentro, però ok. Ma qui adesso bisogna dipanare, bisogna capire se effettivamente è vero che lui non aveva chiesto al ragazzo di smaltirli o se invece è vero quello che dice il ragazzo. Dipende, bisogna capire chi ha ragione tra i due e chi mente tra i due. Raga, poteva essere un, come dire, un giallo di un serial killer incredibile che uccideva le persone incinte e metteva i feti, però nessuna veniva cercato, quindi chissà, cioè stava per diventare uno di quei casi true crime veramente, veramente, veramente incredibile.